Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Acquario, tendenze energetiche affettive per la prima parte di maggio 2023. Vediamo un po' che carta. Ok. Allora, abbiamo la carta del diavolo e la carta del mondo. Interessante, carta di, diciamo, legami, condizionamenti e carta di compimento, chiusura ciclo, fine ciclo. Per qualcuno, ragazzi, ho l'idea che sarà un momento di chiusura di qualche tipo di dipendenza, di qualche tipo di vincolo, qualche tipo di condizionamento che vi ha accompagnato fino ad adesso. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate poi il link ad un video che vi spiega proprio come unire il significato di più oroscopi, è una guida. Trovate il link al corso intermedio di tarocchi che inizierà adesso a maggio. Trovate anche il link al video che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione degli abbonamenti e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene ragazzi, allora iniziamo con la carta della forza, la ruota della fortuna, quindi voglio dire un bell'inizio importante di maggio. Poi abbiamo un cavaliere di bastoni, il 2 di bastoni, la carta del papa, un 9 di pentacoli, un 3 di pentacoli e il fante di coppe. Dunque, devo dire che sicuramente qualcuno qui ha fatto una scelta o si è trovato in un certo senso a dover effettuare una scelta, perché la carta della forza è proprio quella che mi dice che avete avuto il coraggio, in un certo senso, di cambiare la vostra fortuna. La ruota della fortuna è una carta che parla di avvenimenti esterni, normalmente, che capitano anche in modo un pochettino inaspettato. Ce l'avete all'inizio di maggio, quindi può anche essere che ci sia qualche evento fortunato, magari proprio dovuto al tipo di scelte che avete effettuato in passato, che in qualche modo porterà dei cambi positivi. Abbiamo anche un cavaliere di bastoni, potrebbe essere la vostra persona di interesse, potreste anche essere voi per qualche caso, in qualche caso diciamo così, però con questo 2 di bastoni c'è sempre una sorta di indecisione, probabilmente nell'effettuare una scelta o nella scelta effettuata. Terminiamo poi con il Papa, il 9 di Pentacoli, 3 di Pentacoli e il Fante di Coppe, ma vediamo poi dopo nello specifico direttamente con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Andiamo a vedere questa forza. Mondo, Cavaliere di Spade, 2 di bastoni, ruota della fortuna e cavaliere di pentacoli. Allora avete due cavalieri, un 2 di bastoni che di nuovo parla di indecisione, una ruota della fortuna e un mondo. Quindi diciamo che le carte un pochettino si ripetono. Allora, per qualcuno qui la scelta è tra due personaggi, semplicemente perché abbiamo appunto due cavalieri e due carte di indecisione fondamentalmente. Ho quasi la sensazione che ci siano appunto queste due energie disponibili, ma voi siate per questo cavaliere di bastoni. Adesso poi lo andiamo a vedere nello specifico con i mini tarocchi. Però qui ragazzi si tratta di far cambiare le cose, mi verrebbe da dire. Allora, essendoci il mondo e il cavaliere di spade, qualcuno qui ha dovuto allontanarsi da una persona o la persona stessa si è allontanata da voi. Perché ci sono comunque due carte di distanza, ok? È come se ci fosse stato un cambio inaspettato in quello che erano le dinamiche. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. 5 di coppe, 10 di coppe e la carta del giudizio.
Ehm, allora, il 5 di coppe secondo me è riferito a queste prime due carte, come se fosse un'occasione persa. Il fatto di aver, per quello che probabilmente c'è ancora l'indecisione, probabilmente avete già fatto questa decisione, ma non siete ancora convinti che sia la decisione giusta. Qualcuno, probabilmente nella prima parte di maggio, potrebbe pensare che non è stata la scelta giusta, nonostante questa ruota della fortuna porti il 10 di coppe, quindi a un'unione familiare, a una stabilità familiare, e anche la carta del giudizio, che è una carta di presa di consapevolezza, è una carta di innalzamento spirituale, è una carta di chiamata anche. Può essere che qualcuno riceva una chiamata che cambi le carte in tavola. Andiamo a vedere questo cavaliere di bastoni. Asso di bastoni, 10 di pentacoli e re di pentacoli. Perché ho la sensazione che questo re di pentacoli sia un ex? Qui ho come l'idea che qualcuno di voi stia passando attraverso questo 5 di coppe, quindi diciamo l'insicurezza della decisione che avete preso, il fatto che potreste pentirvi di non aver colto un'occasione, mm, vi fa un po' rimanere lì nel dubbio del e se avessi scelto quella cosa lì, e se avessi fatto quella cosa là. Io credo che qui quello che vi influenzi molto sia anche una questione economica. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Cavaliere di denari, temperanza, luna, 2 di spade, giustizia e 7 di spade. Sì, ho come la sensazione che qualcuno qui creda di non essere stato onesto nei confronti di qualcuno o qualcuno direttamente con voi non è stato onesto. C'è di nuovo la luna? C'è qualche tipo di paura, qualche cosa che non vedete? Giustamente, se non avete le idee chiare, cioè se non riuscite a vedere tutto, una parte è benda, qui sì, avete la presa di consapevolezza, però c'è qualche cosa dentro di voi che ancora non è chiaro, che ancora non viene alla luce, che ancora non viene a galla. O per qualcuno semplicemente la luna rappresenta la paura, diciamo, di essere fregati di nuovo, la paura che qualcuno possa di nuovo farvi qualche ingiustizia. È come se aveste bisogno di regolarizzare qualche cosa, però abbiamo il Papa al contrario, infatti andiamo a vedere questo Papa al contrario perché in realtà... 9 di pentacoli al contrario, 8 di bastoni al contrario, 6 di spade al contrario. C'è qualche questione legata all'ambiente dove state vivendo, ambiente dove intendo proprio come residenza fisica o inerente alla cultura che avete assorbito, che di nuovo ragazzi vi rende dipendenti, avete il diavolo. Qui fortemente qualche cosa che riguarda la dinamica sociale nella quale siete cresciuti o nella quale vivete adesso, ecco. C'è qualche cosa qui che non vi fa sentire pienamente nel vostro potere personale, nel vostro amor proprio, c'è una mancanza di comunicazione o comunque la comunicazione non è chiara e con i 6 di spade probabilmente è necessario lasciarsi indietro certe credenze limitanti, certe idee che voi avevate inerente a una persona o a una situazione. È come quello che dicevo prima, no? Eh, faccio bene così o faccio bene cosà? Avrò fatto bene a prendere quella scelta oppure mi sarebbe andata meglio effettuando quell'altra scelta? Diciamo che è
il 6 di spade è l'effettuare una pulizia a livello mentale che vi permette di non farvi più le domande del avrò fatto bene o avrò fatto male, ma la domanda reale è cosa sento in linea con me? Cosa mi fa espandere in questo momento? Al di là di quelle che sono le idee, i concetti, la cultura, la società e quello che accetta, diciamo, il mondo esterno. È come se vi sentiste vincolati in qualche cosa, in qualche idea, in qualche dovere anche per qualcuno. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli, che tra l'altro avete due volte, tutte e due le volte al contrario. Abbiamo il re di coppe, l'imperatore, il 3 di denari e il 4 di denari. Sì, io credo che questo diavolo sia, ragazzi, per una questione, come vi dicevo, monetaria. Perché molto probabilmente qualcuno non è indipendente a livello finanziario. Può anche essere una situazione di coppia, dove la coppia stia attraversando un momento un po' difficile a livello monetario, ma sempre perché si resta attaccati a certi standard dettati dalla società, dalla famiglia o dall'ambiente culturale in cui si vive. Una volta che vi staccate da questi standard, arriva il compimento, la liberazione, diciamo. E qui ho proprio la sensazione che qualcuno, ragazzi, dovete sviluppare il vostro amor proprio, la fiducia in voi stessi, perché qui non ce l'avete. Vi sentite instabili, vi sentite senza potere. È un po' questa la sensazione che ho. Però andiamo a vedere questo 3 di pentacoli, perché alla fine qui avete il mondo, che quindi è una carta di compimento, è una carta di appagamento e di risultati raggiunti. Il 3 di pentacoli è una carta che normalmente parla di collaborazioni, parla di anche ristrutturazioni alle volte. Allora abbiamo un 5 di spade, la carta del sole, la forza nuovamente, il fante di bastoni e il papa nuovamente. Ho come l'idea, ragazzi, che qua dobbiate prepararvi a comunicare la vostra verità, semplicemente a dire questo è quello che è valido per me, questo è quello in cui credo io. Trovare semplicemente il coraggio di andare avanti, di prendere l'iniziativa. Ragazzi, avete due volte il Papa, per qualcuno può essere una questione anche contrattuale. E avendo anche questo fante di coppe, può essere che arrivi o che siate voi a fare una proposta. Sento che per molti arriva la proposta, può essere anche da parte di un amico o di un'amica, per, se volete, uscire un po' da questa sensazione di instabilità monetaria o personale, o semplicemente se qualcuno sente di non avere potere personale, è come se ci fosse qualche amicizia che vi dà veramente l'aiuto, il coraggio. Può anche essere una guida con il Papa, perché vi ricordo che il Papa è la guida spirituale, che può essere una persona, può essere un libro, un video su YouTube, quello che vi pare, però è un po' come se alla fine del periodo, cercando aiuto, iniziasse a trovare poi il coraggio per fare dei movimenti attivi in questo tipo di situazione o di relazione. Difatti poi qui comunque avete la carta del mondo, che è una carta di compimento, è una carta di realizzazione, è una carta, come vi dicevo già all'inizio, di risultati raggiunti. E anche una carta di trasferimento, qui ce l'avevate all'inizio. Non sento tanto i viaggi qua alla fine. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo cos'altro riesco a dirvi. Carta numero 26, santuario. Allora, questa carta per me è molto bella perché, primo, parla di quello che, diciamo, per voi è sacro. Quindi se per esempio siete soliti fare meditazione, e poi è un po' come se fosse un consiglio a prepararvi un altarino per la meditazione, dove magari mettete i vostri cristalli, i simboli di geometria sacra, insomma quello che più vi ispira.
ma questa carta fa anche riferimento, ragazzi, al corpo fisico, o almeno questo è come lo sento io, a trattare il vostro corpo fisico come se fosse un santuario, quindi a trattarvi bene, l'amor proprio che qui manca, ok? Per qualcun altro può essere semplicemente la necessità di scoprire un luogo o una persona dove si sentano capiti, compresi, accolti. La seconda carta è carta numero 16, ehm, parla di esseri divini, di essere, being nel senso di voi essere esseri divini. Ragazzi, è una carta che parla di, come vi posso dire, infinità, parla dell'infinito, dell'anima, parla di quello che è il bilanciamento tra le forze. Se ci fate caso, ha un occhio giallo e un occhio blu. E qui ci sono come dei numerini 0, che è la numerazione binaria, che è la numerazione con cui alcuni scienziati spiegano l'universo. L'universo viene spiegato con i numeri, no? Sì, sento una sorta di eternità. È come se vi ricordassero che siete esseri divini, esseri infiniti e che la mente crea, ragazzi. Fatemi sapere come vi risuona. Io intanto ragazzi spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete farmelo sapere con un like, con un'iscrizione, con la condivisione. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale. Per quello che riguarda gli abbonamenti, vi ricordo che ci sono due fasce di abbonamento. La prima è una fascia un po' più bassa, che è semplicemente per sostenere il canale. La seconda fascia, che è quella più alta, è quella che vi permette di avere accesso ai video esclusivi sulla crescita spirituale. Spero che possiate apprezzare anche questo sforzo. Io intanto vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!